Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere cosa può accadere nei prossimi 6-7 giorni in ambito amoroso, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Invito tutte le ragazze e i ragazzi a vedere il podcast sotto l'info box che vi ho messo su come approcciare alle letture di tarocchi generali, in modo tale da avere la consapevolezza che rende l'uomo libero, cioè predisposto alla tua vera maestria, quindi come utilizzare i tarocchi affinché noi possiamo avere il massimo adempimento dallo strumento che ci viene dato nelle letture online. Invito tutte le ragazze nuove a studiare i contenuti della mia playlist L'arte sciamanica, soprattutto per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. E per chiunque lo desiderasse è a disposizione il mio primo libro, che è una tesi in naturopatia, formato PDF, Il risveglio della coscienza. Mandatemi una mail a taromantic21@gmail.com. Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo subito. Ricordiamo che il futuro lo crei tu a partire dalle condizioni karmiche e dharmiche che ha previsto la tua anima in qualità di missione dell'anima, quindi affinché non deleghiate a nessuno il potere esterno, quindi vi togliete da una condizione di vittima a una condizione di mago, ecco, io vi esorto sempre a studiare. Ciò che è previsto nel vostro piano divino si manifesta con le situazioni e relazioni che vivete nella vostra vita. Vediamo un po'. Carta guida, Acquario, energia guida, carta guida. Gli amanti. Gli amanti mi parla di scelta. Dovrete fare una scelta, mi dice. O tra due persone, o la scelta verso una persona, o state avendo a che fare con qualcuno che deve fare una scelta. 2 di coppe, là là. Per molti di voi c'è una persona che vi ama e farà una scelta nei vostri confronti. Vediamo un po' che cosa viene dopo gli amanti. Sì, il 3 di coppe, vi vedo celebrare, c'è l'amore che bussa alla vostra porta in questa settimana. Vi vedo contente o contenti in questa settimana. O riconciliazione, oppure arriva proprio l'amore per te. Paggio di denari, sì. Vedo un invito d'amore, vedo una settimana piena d'amore per te, eh? Bellissima energia di partenza. Andiamo a vedere subito di che cosa si tratta. Allora, potete incontrare una persona nuova quando uscite, se siete single per esempio. Vedo l'amore che trionfa in questa settimana per te, vi vedo uscire, festeggiare, vi vedo celebrare. Vediamo un po'. Cosa ci raccontano i tarocchi in merito? Prossimi 6-7 giorni, amore, Acquario. Wow, di nuovo, regia di denari, gli amanti. Eh sì, qua c'è l'amore che mi dicono che l'amore trionfa in questa settimana. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura e conclusione di energia futura. Gli amanti, il carro, 7 di coppe, 8 di coppe. Qua mi parla di cambio, di scelta, c'è una persona che arriva da te, il carro, anche viaggio, spostamento, per darti amore. Forte il segno del cancro e del gemelli. Vediamo. Energia attuale, Acquario. Il giudizio. Qua è tempo di decisioni, ti vedo in un momento di presa di decisioni. O ti sei data conto di qualcosa, o ti sei accorta di qualcosa, o ti darai conto di qualcosa. Un momento di presa di decisioni, è il giorno del giudizio, no?
una rivelazione. Al positivo cosa abbiamo? Al positivo 5 di spade. Vedo che ci possono essere state tensioni negli ultimi tempi con qualcuno. Il 5 di spade mi parla di tensione, di rancore, anche di autosabotaggio mentale. Se non sapevi che scelta fare, qua vedo che la situazione si schiarisce perché il 5 di spade è al positivo. Quindi se c'era tensione o conflitti tuoi interni o conflitti con qualcuno, potranno sparire, mi dicono. Vediamo il blocco qual è. 2 di spade, vedi? Il sovranalizzare dell'acquario. Non saper che scelta fare, che scelta faccio, che scelta non faccio. Tempo di decisioni, sono confusa, confuso. Vedo questa situazione qui, vediamo il passato. 4 di bastoni, 9 di bastoni. Vedo che sono stati messi dei limiti a un incontro. O li hai messi tu o li ha messi qualcun altro. Vedo un po' di resistenza per un incontro. Vediamo che cosa succede qua nei prossimi 6 giorni. Acquario. L'imperatore. La temperanza. Eh sì. Wow, la ruota della fortuna. Allora, l'imperatore mi parla di una persona di spessore che non prende le cose alla leggera. È una persona che vuole parlarti, trovare soluzioni, equilibrio, comunicazioni, schiarire i dubbi, schiarirti le idee, per farti schiarire le idee. E qua arriva un cambio. Certamente qua c'è una persona che vuole fare le cose con un certo spessore, con una certa strategia. Sapete, l'imperatore non fa le cose campate in aria, l'imperatore è stabile, ha i suoi obiettivi. Il suo obiettivo è quello di parlare con te e di stare bene con te, con la temperanza che mi parla di comunicazioni strutturate però. E quindi la ruota qua mi parla di un cambio che arriva proprio per te. Che c'è dopo la ruota? L'asso di bastoni, un nuovo fermento interiore sgorgerà da dentro di te, sorprese, l'asso di bastoni parla di nuovi inizi, nuove opportunità che parlano anche di allegria, di felicità, lo dicevano anche qui. Se sei singolo, io vedo che c'è una rinascita dell'amore per te e di una persona di spessore, anche una persona che ha un certo ruolo, anche sociale per alcuni di voi. Forte il segno del Sagittario, dell'Ariete, ma al di là del segno questa è l'energia, e dell'acquario come te pure può essere. Fatto sta che qua c'è proprio una rinascita dell'amore per te dopo un po' di sensazione di tensione qua vedo. Vediamo un po' cosa mi raccontano i mini tarocchi. Energia attuale con il giudizio. Energia attuale. Cavallo di bastoni, assolutamente sì. In arrivo comunicazioni che non ti aspetti oppure la presa di decisione di qualcuno nei tuoi confronti. Veloci pure. 5 di spade al positivo. 9 di spade. Vedi quante spade, quanto mentale c'era qua. Se ci avevi preoccupazioni rispetto all'amore non ci saranno più. Vediamo il 2 di spade a blocco. 5 di coppe, non sapevi, qua vedo un po' di tensione relativa a sì, come dire, alla tristezza. Non sai che scelta fare perché questa persona ti ha dato tristezza o hai paura di soffrire di nuovo se ti dai a questa relazione. Allora che faccio, che non faccio? Scelgo questa persona ma poi se soffro di nuovo. Un po' così. Fatevi il lavoro sulle emozioni, ragazze mie, ragazzi, tanto c'è tutto nei podcast. Vediamo 9 di bastoni, 4 di bastoni, 7 di bastoni. Qua ci sono limiti, qualcuno non ha voluto vedere qualcun altro, o tu non eri intenzionata a vedere nessun altro o nessun'altra, insomma. 4 di bastoni, 8 di denari. Ti sei molto concentrata nel tuo lavoro da casa, probabilmente lavori da casa, oppure sul tuo lavoro, proprio ti sei concentrata sul tuo lavoro, sulla tua stabilità, mettendo limiti alle persone o a qualcuno. Fatto sta che qua c'è il giorno del giudizio come carta presente, quindi mi parla della rinascita dell'amore per te. Vediamo questo imperatore. 2 di spade, vedi, non sai cosa pensare rispetto a questa persona qua. Non sai se lanciarti, aprirti, se ti fa soffrire, se non ti fa soffrire. Vediamo questo temperanza.
3 di denari. Io vedo che questa persona è intenzionata a comunicare con te, a trovare soluzioni insieme, a fare dei piani insieme. Non è una persona che ti prende alla leggera, anzi è una persona che è di spessore con l'imperatore. Vediamo la ruota. 3 di coppe, guarda, 3 di coppe e 3 di coppe. Avviene un cambio improvviso. Io vedo che qua celebri, sarai contenta, proprio contento. Asso di bastoni. La regina di spade, nonostante c'è questa regina di spade, sei tu, no? Acquario, ti lasci andare finalmente a questa allegria dell'asso di bastoni, nonostante tu possa nutrire un po' di remore, no? Nei confronti dell'altro, però vedo che va benissimo in questi 6 giorni, ok? Vediamo un po' la profondità di questa persona, di questo imperatore. Per capire mi sono distrutto. Allora, questa persona ha distrutto la sua rigidità, per capire cosa? Per capire che vuole stare con te in un certo modo, per capire che vuole avere con te una relazione, per capire che ti vuole venire incontro, strutturare qualcosa insieme. Se è una persona nuova, stessa cosa, per capire di essere una persona adesso di un certo tipo e spessore, ha distrutto le sue barriere. Ok, cos'altro? Quanto vorrei le tue gambe ora? Vabbè, non ha bisogno di spiegazioni questa carta. Cioè, questa persona vuole proprio fare l'amore con te, ok? Cos'altro? Questo imperatore. Sì, siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Questa è una persona che si dà conto delle vostre diversità e anziché mettere le difese a queste diversità, invece capisce che è importantissimo essere diversi l'uno dall'altra, perché come yin e yang si può integrare questa diversità e essere complementari. Ti ho detto una persona di grande spessore, e quindi siete fatti l'uno per l'altra come yin e yang, laddove ci sono delle contrarietà, delle diversità, vuole venirsi incontro, cooperare, collaborare, anche tenere il tuo sguardo da scanner, mi spiego? Eh sì, vedo una settimana bellissima questa, eh? Vediamo cosa dice l'ultima carta dei Rider White. Paggio di denari, infatti vedo un incontro, una proposta, un invito. Vediamo cosa dicono gli oracoli. Cosa dice l'oracolo per l'acquario? Riparare, vedi c'è qualcuno che vuole riparare, un aiuto, tra due mondi, sei tu che hai un po' di dubbi. Allora, per alcuni di voi c'è questa persona che vuole riparare e magari ha chiesto aiuto anche a degli amici in comune, te lo dico, se è il tuo caso. Oppure sei tu che chiedi aiuto a degli amici in comune o a una tua amica o un amico per aiutarti in un confronto. Se è una persona nuova, io qua vedo che arriva questa persona 100%, tu hai i tuoi dubbi, che dici, mi lancio, non mi lancio, hai un po' di dubbi, però vedo che assolutamente qua con l'asse di bastoni c'è un'opportunità di allegria, di gioia che rientra nella tua vita. Qui ed ora, proprio in questa settimana, prendi questa decisione, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, bellissima stesa, non aggiungo altro, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Mi raccomando, lavorate sempre sulle emozioni perché il futuro lo crei tu. Questi sono i potenziali che secondo il karma e il dharma può accadere. Affinché tu ti canalizzi in questa energia, lavora sulle emozioni, va bene? Ok. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.